Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, il vostro punto di riferimento per scoprire quello che si nasconde dietro le luci sfavillanti del piccolo schermo turco. Oggi vi racconto una storia che sembra uscita da un romanzo rosa, e invece è accaduta davvero. Il compleanno da sogno che Ken Omen ha organizzato per Demet Özdemir. Una sorpresa orchestrata nei minimi dettagli, capace di fondere romanticismo discreto, cura assoluta per i particolari e, cosa rara nel mondo dello spettacolo, una totale assenza di ostentazione pubblicitaria. Mettetevi comodi, questa è una cronaca lunga, intensa, piena di retroscena e di domande che, inevitabilmente, hanno acceso i cuori dei fan. Un legame che nasce tra copioni e notti di riprese. Prima di entrare nei dettagli della festa, bisogna ricordare perché, tra mille colleghi, questi due nomi continuano a far battere i polsi degli appassionati. Tutto comincia con Erken Çikus, la serie che nel 2018 ha lanciato Kaan e Demet nell'Olimpo delle star internazionali. Lì, tra una scena e l'altra, prese forma una complicità che travalicava la mera recitazione, sguardi che sembravano più sinceri della trama, risate autentiche rubate dal backstage e quella naturalezza con cui si punzecchiavano tra un ciak e l'altro. Da allora i fan parlano di chimica irripetibile, un'alchimia che, almeno a giudicare da ciò che è trapelato sul loro privato, non si è mai davvero spenta. 2. Il desiderio di celebrare in silenzio. Negli anni successivi i percorsi di Kaan e Demet si sono diramati. Lui ha collezionato campagne pubblicitarie e ruoli tra l'Italia e la Spagna, lei si è reinventata attrice drammatica, ballerina di musical, volto di marchi beauty. Ogni tanto si incrociavano, mai però in modo plateale. Ecco perché la decisione di festeggiare il compleanno di Demet lontani da telecamere e paparazzi ha il sapore di un manifesto. Le cose più preziose si proteggono con il silenzio. Secondo indiscrezioni, Kaan avrebbe iniziato i preparativi con oltre un mese di anticipo, affidandosi a un'agenzia specializzata in eventi, tailor-made, capaci di rimanere top secret. Il briefing iniziale era chiaro, niente eccessi glamour, niente foto filtrate, soltanto un contesto intimo dove la natura fosse parte integrante del racconto. 3. La ricerca della location perfetta. Scartate ville super lusso sul Bosforo e resort 5 stelle sulla costa Egea, la scelta è ricaduta su un boutique hotel nascosto tra i pini di Sapanca, a un paio d'ore da Istanbul. Solo 12 camere, tutte rivestite di legno di castagno locale, vetrate affacciate su un lago silenzioso, un pontile di barche a remi e un sentiero che si perde in un parco nazionale. Qui la privacy è una religione, il personale firma clausole di riservatezza e i telefoni vengono sigillati all'ingresso. Un paradiso per chi vuole scomparire dai radar ma senza rinunciare a dettagli di classe. 4. Un risveglio tra aromi d'Oriente. Il giorno fatidico, 23 febbraio, data di nascita di Demet, si apre con un percorso spa privato, massaggio thai agli agrumi, scrub al sale dell'Himalaya e un impacco ai fiori di lavanda provenienti da Sparta. Kaan avrebbe chiesto un sottofondo di oud suonato dal vivo da un musicista sufi per avvolgere l'ambiente in vibrazioni profonde. Ogni gesto, dicono, era studiato per far respirare Demet dopo settimane di set notturni e jet lag transcontinentali. 5. L'escursione segreta e il pranzo sul lago. Dopo il rituale benessere, i due sarebbero saliti su una jeep elettrica per raggiungere un altopiano dove li attendeva un picnic gourmet firmato da uno chef stellato, formaggi di capra aromatizzati al timo selvatico, fichi secchi glassati al pekmez, carpaccio di barbo affumicato su legno di noce. Niente frigoriferi da catering, tutto preparato al momento in una piccola cucina mobile alimentata a energia solare. L'idea era fondere lusso e semplicità in perfetto equilibrio. 6. Il regalo simbolico, una stella che porta il suo nome. Nel pomeriggio, mentre un temporale breve rinfrescava l'aria, Kaan ha condotto Demet in una radura vista lago, dove un astronomo dilettante, con telescopio professionale, ha guidato una mini lezione sul cielo invernale dell'Anatolia. Al termine, Kaan ha tirato fuori un certificato di star naming, una stella della costellazione del Cigno registrata a nome di Demet Özdemir, con coordinate e data incise su una targa in legno d'ulivo. Un gesto poetico che rimanda al fatto che Demet, in turco, significa mazzo di fiori, ma ora brilla anche come un fiore sospeso nel firmamento. 7. Cena al lume di fuoco e concerto privato.
La festa si conclude nella veranda dell'hotel, trasformata in un salotto boho, cuscini kilim, tappeti berberi, candele profumate di sandalo. Un trio acustico ha eseguito rivisitazioni jazz di canzoni turche anni 70, alle 22:00 Khan ha fatto spegnere tutte le luci e, in silenzio assoluto, ha proiettato su un telo di lino un montaggio di videoclip e foto dal loro primo provino insieme fino ai momenti backstage più buffi, immagini mai viste, conservate sul suo hard disk personale. Dimet, raccontano i presenti, si è commossa fino alle lacrime. 8 Il dopo festa e l'eco sui social. Nonostante l'embargo multimediale, una cameriera ha postato per errore un frammento di fuochi d'artificio riflessi sul lago. In pochi minuti le fanpage hanno collegato data, luogo e sagome. L'hashtag cancelletto di Met Birthday Retreat ha raccolto oltre 90.000 tweet in 24 ore. Ma di foto dei protagonisti, nemmeno l'ombra. La narrazione, questa volta, vive di parole e suggestioni, non di immagini virali. 9 reazioni del settore e degli ex colleghi. Gli addetti ai lavori applaudono la scelta low profile, in un momento storico in cui molte star monetizzano ogni momento privato. Khan e Dimet dimostrano che la discrezione può diventare la vera notizia. Alcuni registi parlano già di coppia esempio di eleganza, altri si chiedono se questa intesa personale preluderà a una nuova collaborazione professionale, magari un film d'autore destinato ai festival europei. 10 Il silenzio eloquente dei protagonisti. Da parte loro, i due attori non hanno rilasciato commenti. Dimet ha postato solo una frase di Khalil Gibran: la metà di ciò che dico non ha senso, ma lo dico affinché l'altra metà possa raggiungerti. Khan ha replicato con un verso sufi: ciò che è destinato a te, ti raggiungerà, anche se fosse nascosto dietro le montagne. 2 citazioni, nessun riferimento diretto, eppure il messaggio sembra chiarissimo, le emozioni vere non chiedono didascalie. 11 Cosa resta di questa giornata? Più di 8.000 iscrizioni al fan club in 48 ore, un boom di prenotazioni nel piccolo hotel, immediatamente sold out per mesi, e una lezione preziosa. La sorpresa più grande non è il lusso, ma la profonda conoscenza dei bisogni dell'altro. Khan ha trasformato un compleanno in un'esperienza su misura, costruita attorno ai gusti e ai ritmi di Dimet. Non yacht, non paparazzi, non abiti da gala, solo tempo di qualità e momenti da custodire. 12 Domande aperte. Questo ritiro a due è un preludio a un annuncio ufficiale di coppia? Vedremo presto Khan e Dimet coprotagonisti in un nuovo progetto? Quanto influenzerà la loro vita privata la gestione dei contratti internazionali già firmati? Per ora resta il fascino di un mistero ben custodito, e il gusto dolce di una storia che, almeno per una notte, ha ricordato a tutti che il romanticismo esiste ancora, lontano dai riflettori. Grazie per aver seguito fino alla fine questo lungo racconto. Se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Insieme continueremo a esplorare le pieghe più intime dello spettacolo turco. A prestissimo!